Benvenuti sul mio canale. Domani è l'8 marzo, il giorno speciale dedicato alle donne, e il fiore che viene donato per la ricorrenza è la mimosa. Quindi io, per festeggiare questa festa, preparo la torta mimosa, un dolce dall'aspetto soffice decorato all'esterno con pan di Spagna tagliato a cubetti che paiono i fiori della mimosa, e all'interno il pan di Spagna imbevuto di bagna al liquore farcito con una delicatissima crema diplomatica. La prima cosa che faccio è imburro la tortiera e la fodero con della carta forno, e intanto accendo il forno in modo che sia caldo quando andrò a cuocere il pan di Spagna. Ora inizio la preparazione. Monto l'albume neve ferma mettendo un po' alla volta lo zucchero a velo. Sbatto i tuorli, aggiungo la buccia grattugiata del limone e la vaniglia. Ora verso i tuorli nella neve montata e incorporo delicatamente e giro con la spatola dal basso verso l'alto per non smontare l'albume. Infine unisco la farina 00 e la fecola di patate passandole al setaccio. Pronto l'impasto, lo verso nella tortiera e cuocio a 180 gradi per 25-30 minuti, dipende dal forno. Per la crema pasticcera verso il latte nella pentola con le bucce di limone e la vaniglia e scaldo a fuoco basso. Mentre in una ciotola sbatto i tuorli con lo zucchero. Setaccio la maizena, sbatto ancora unendo un po' di latte caldo e quando è ben mescolato verso nella pentola col latte rimanente. Porto sul fuoco e mescolo fino a quando la crema si addensa. Ora verso la crema nella ciotola. Tolgo le bucce del limone. Lascio raffreddare un po' e poi copro con la pellicola e metto in frigo. Ora preparo la bagna. Verso l'acqua in un tegame, aggiungo lo zucchero, porto a bollitura e lascio consumare un po' il liquido. Aggiungo il liquore, verso in una ciotola e lascio raffreddare. Infine monto la panna che deve essere fredda. Aggiungo lo zucchero a velo vanigliato
e quando ho raggiunto la giusta consistenza ne tengo da parte un po' per farcire l'ultimo strato di pan di Spagna e l'altra la unisco alla crema pasticcera. È giunto il momento di farcire la torta e taglio il pan di Spagna a strati. Al primo strato tolgo la parte più colorita e lo affetto fino ad ottenere tanti cubetti che metterò attorno alla torta. Intanto posiziono la base sul piatto e bagno lo strato con il liquore. Spalmo abbondante crema diplomatica e livello. Faccio così anche per il secondo strato. Infine l'ultimo strato lo farcisco con la panna montata. Metto la crema pasticcera anche attorno alla torta e cerco di far aderire i cubetti di pan di Spagna. Concludo posizionando sopra la torta il rametto di mimosa di pasta di zucchero che ho realizzato prima per l'occasione. Se avete il piacere di vedere come ho fatto il rametto di mimosa, vi lascio il link in descrizione. E finisco creando con la sac à poche una cornice. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale YouTube e se vi piace mettetemi un like, condividete e lasciatemi un commento. Vi saluto al prossimo video.